Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda metà di giugno, la temperanza amici del Sagittario, periodo di riequilibrio, periodo probabilmente di mi viene da dire contatto con le arti, perché la temperanza è una carta, diciamo, artistica, e quindi tutto quello che riguarda l'arte, la pittura, la danza, musica, canto, arti manuali, giardinaggio anche. Ed è una carta che comunque parla di una guarigione psico-emotiva, come se ci fosse un riequilibrio, è un periodo di calma, di tranquillità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi, poi, ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione, e lì vi spiega proprio come unire più oroscopi, le decadi, le cuspidi, insomma è una guida abbastanza completa, vi consiglio di guardarla. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il 2024 per l'estate e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere. Otto di bastoni, asso di spade, comunicazioni in arrivo, ragazzi, notizie, chiacchiere, verità che vengono a galla con questo asso di spade. Dopodiché abbiamo imperatrice, papa, 7 di spade, 6 di bastoni, e 3 di bastoni. Ce ne saranno delle belle da vedere, ragazzi, nella seconda parte di giugno per voi. Partiamo con questo 8 di bastoni che, come vi dicevo, è una carta di comunicazione, una carta di notizie. Potrebbe anche essere che qualcuno arrivi, adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi, però tra una e l'altra vi dico che qualche notizia importante arriverà. Diciamo che l'asso di spade è anche associato alle prese di consapevolezza e all'ordine mentale, quindi può anche essere che vi arrivi effettivamente la notizia che questa metta ordine nel vostro modo di pensare, nel vostro modo di parlare, di agire, come se ci fosse una sorta di ricalibrazione. Andiamo a vedere l'otto di... Grazie, la stella, per l'otto di bastoni e... sacerdotessa, asso di coppe e papa. Qui ci potrebbe essere qualche notizia inerente, vi dirò, potrebbe essere la rottura di qualche contratto, la rottura di qualche progetto, mi viene da dire. Adesso dipende da che cosa rappresenta per voi l'asso di coppe. Di solito è una questione affettiva, diciamo di tipo affettivo, però vi dico anche che molte volte sono idee, sono progetti. Andiamo a vedere l'asso di spade. Sette di coppe. Sì, è come se si aprissero, se ci fosse con questo asso di spade un nuovo ordine mentale che dà la possibilità di vedere le cose in un'altra maniera. Il sette di coppe di solito è una carta che vi parla di possibilità nuove che si aprono, che si devono valutare. E poi abbiamo un sette di pentacoli, come se fosse un periodo appunto dedicato al
cosa voglio fare prima, qual è la mia verità, che cosa è importante per me, che cos'altro posso fare, come mi posso espandere. Andiamo a vedere l'imperatrice. 3 di bastoni, 9 di coppe, 4 di spade, 6 di coppe, 6 di spade e 5 di spade. 4, 5, 6 di spade, eh? C'è come un qualche tipo di questione qui. Allora, qua rivedo il progetto di cui vi ho parlato qua con l'asso di coppe. Però è come con questo 6 di coppe se ci fosse qualche questione legata all'infanzia, al modo di pensare che avete acquisito nella crescita. Mm, perché anche qui avete un 5 di spade. È come se ci fosse una sorta di bisticcio di ruoli. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il Papa. Cavaliere di Pentacoli, giudizio e 10 di spade. Voglio andare a vedere anche 7 di spade, perché qui ragazzi c'è qualcosa assolutamente con la comunicazione. In questi 15 giorni qualche notizia vi arriva, voi farete ordine mentale, ma con il giudizio qui ho come la sensazione che ci sarà una sorta di timore a comunicare quello che avete deciso o l'ordine mentale che il nuovo ordine mentale mi viene da dire, di cui ci parla l'asso di spade. Però qui abbiamo un altro 7 di spade, che è una carta che mi parla di mezze verità, di cose non dette, di cose che potrebbero venire a galla. Considerato che abbiamo la ruota della fortuna e il 7 di spade, potrebbero esserci vizi di gioco. O ragazzi, diciamo, vedendolo in modo positivo questa carta, perché comunque le carte sono abbastanza, almeno fino adesso, sono abbastanza positive, per cui può anche essere come un suggerimento ad usare l'astuzia per cambiare certe dinamiche. Perché qui va bene allontanarsi dai pensieri, va bene trovare il vostro equilibrio, valutare le cose future, ma poi bisogna anche agire. E con questo Cavaliere di Pentacoli devo dire che le cose sono un po' lente. Andiamo a vedere 6 di bastoni, perché 6 di bastoni è una carta di forte, forte, forte successo. Quindi con la ruota della fortuna vi dico, allora, potrebbero venire fuori, diciamo, cose che non vi sono state dette e cambiare comunque le carte in tavola. Potreste essere voi che agirete con un certo quick di furbizia, perché qua si tratta di modulare il modo in cui parlate, in cui comunicate per raggiungere i vostri scopi, ok? Oppure potrebbe anche far riferimento alle bugie che noi stessi ci raccontiamo, proprio a causa, dove sei di spade, proprio a causa di questi condizionamenti. Quindi il fatto di credere un qualche cosa che poi in realtà non è quello, solo perché abbiamo sempre visto fare così in famiglia. Ecco. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, perché comunque è una carta di successo, è una carta di riconoscimenti, è una carta wow. 3 di coppe e 10 di coppe, ragazzi, arriverà un risultato, arriverà anche un festeggiamento, potrebbe essere. Con il 10 di coppe si parla di completamento, per qualcuno potrebbe essere anche, come vi posso dire, una ricorrenza, un qualche tipo di festa, come vi posso dire, tradizionale, non mi veniva la parola. È la fine di un percorso, l'ottenimento di qualche tipo di risultato, c'è un cambio in positivo verso la fine di giugno. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni. È come se fosse proiettati in avanti. Abbiamo un fante di bastoni, il diavolo e un fante di pentacoli. Sì, ragazzi, io sento che qui
ci sarà più equilibrio tra quello che vuole il cuore e quello che vuole la mente o quello che si aspettano gli altri rispetto a quello che vi aspettate voi. C'è anche questa sfaccettatura, diciamo così, della lettura. Vi dico, arriveranno delle comunicazioni, non so se sarà questa comunicazione dell'otto di bastoni piuttosto che la vostra decisione, perché comunque l'asso di spade mi parla di una decisione che viene comunicata e collegato alla parola, e qui c'è come un cambio di paradigma. Ruota della fortuna mi dice che potrebbero esserci. Tenete presente che i cossetti di spade potrebbero anche essere illeciti, soldi illeciti, cose di questo genere. Adesso io cerco sempre di vederle in modo positivo, però voi tenetevi preparati anche al peggio, ecco. Che poi se non succede meglio, fondamentalmente, però essere pronti non guasta mai. Allora, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, però qui ragazzi vedo nuovi percorsi che si aprono, perché qui abbiamo un 10 di coppe e un fante di pentacoli. C'è da fare una sorta di analisi qua nel dettaglio di tutti i pensieri che voi fate. Tra l'altro questo è un tema che sto spiegando nella sezione degli abbonamenti, diviso per chakra, cioè tutte le credenze limitanti che noi abbiamo, chakra per chakra, non che abbiamo. Diciamo, vi insegno a individuare le credenze limitanti che potreste avere suddivise per ogni chakra. Quindi è un lavoro interessante. Guardate, di nuovo il Papa. Qui si tratta o di aumentare il livello spirituale o ragazzi di scrivere, perché è interessante come nel mazzo di Osho sia rappresentato come una lavagna nera il Papa e si tratta proprio di riscrivere voi la vita che volete. Questa è la carta dello studente, imparate a creare la vostra realtà, fondamentalmente. Sento un po' come, ok, trovate un equilibrio interno, vedete le possibilità che si possono aprire e perché non si sono mai aperte a causa di queste confusione mentale, di questi pensieri dovuti all'infanzia, e da lì piano piano revertite. Tanto ha a che fare con la comunicazione in questo mese. Cioè più che altro verità che vengono a galla, cose che vengono dette, comunicazioni, notizie che potrebbero arrivare. In realtà ne vedo due di notizie che potrebbero arrivare, una verso metà mese e una verso fine mese. Andiamo ancora a vedere una carta di Osho. E condivisione, che è una regina di bastoni. Qui avete il re di bastoni. Guardate ragazzi, la parola che mi viene per riassumere queste due carte o le parole sono San arrangiati. Cioè, avete la ruota della fortuna, potete fare tutto quello che volete, potete, guardate, c'è anche questo 7 di coppe, potete aprirvi tutte le possibilità che voi volete, avete solo bisogno di vedere le cose in modo un po' più chiaro, qua, togliendo tutte queste carte di pensieri, di staticità, di condizionamento, e qui alla fine ce la farete perché il diavolo è girato al contrario. Quindi state sereni, la vedo un buon periodo, un periodo calmo, un periodo tranquillo, più di autoanalisi, di valutazione delle possibilità e sicuramente qualche comunicazione vi arriverà. Fatemelo poi sapere nei commenti. Allora, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo per concludere la lettura che è volato, lo recupero un attimo. Allora, carta numero 28. Allora, siccome qui vedevamo questo 6 di spade, vi ho detto che c'è da allontanarsi, togliere alcuni pensieri, qui parla di pulire il vostro spazio, che potrebbe essere sia uno spazio fisico, ma in questo caso lo vedo tanto uno spazio mentale. Poi ognuno di voi lo prenda come vibra. Però ragazzi arriveranno delle notizie positive, arriveranno dei successi, arriveranno dei cambi. Con la ruota della fortuna, più che altro è questo 7 di spade che potrebbe essere sia un qualcosa di negativo legato al denaro, come vi dicevo, l'illecito, piuttosto che dei vizi legati al gioco, cose di questo genere, o se, perché ripeto, non ho tante carte negative,
Quindi se la vogliamo vedere, diciamo, in luce, questo 7 di spade mi dice di agire con furbizia, di gestire le cose al meglio, di anche se non avete tutti gli strumenti, le conoscenze, so che siete abbastanza furbi da riuscire a gestire questo cambio in modo fruttifero. È una conclusione di ciclo 10 e 10, che arriverà in modo sereno comunque, devo dirvi, amici del Sagittario. Bene, fatemi sapere nei commenti se vi risuona, se vi ha dato degli spunti interessanti potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o se volete supportare il canale potete anche lasciare una donazione e ringrazio le persone che lo fanno. Se volete invece prenotare una sessione privata con me di tarocchi piuttosto che di crescita personale potete contattarmi via mail e se volete invece intraprendere il percorso a vostro ritmo vi consiglio di abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!